Storia, la salute è la cosa più importante. John era un ragazzo normale con una straordinaria passione per la vita. Ogni mattina si allacciava le scarpe da corsa e andava al parco. L'aria fresca gli riempiva i polmoni mentre faceva jogging, godendosi i vivaci dintorni. Amava la sensazione di libertà che derivava dall'essere attivi. La salute era la sua massima priorità e credeva che fosse la base per una vita felice. Ma non sapeva che questo viaggio sarebbe stato presto messo alla prova. Mentre correva, notò un gruppo di amici che ridevano e si divertivano. Le loro voci erano trasportate dalla brezza, ricordandogli la gioia della connessione. John sorrise, sentendosi grato per la vita vissuta, ignaro delle sfide future. Ha terminato la corsa, sentendosi rinvigorito, pronto per affrontare la giornata. Al lavoro, John stava affrontando una pressione crescente. Le scadenze si profilavano e il suo carico di lavoro sembrava schiacciante. Sedeva alla scrivania, fissava lo schermo del computer, sentendo il peso dello stress. La sua sana routine iniziò a sfuggire quando diede priorità al lavoro rispetto al benessere. Le pause pranzo si trasformarono in spuntini veloci alla sua scrivania, alimentando la sua ansia. I colleghi di John hanno notato il cambiamento, ma lui ha ignorato le loro preoccupazioni. Era determinato a mettersi alla prova nel suo lavoro, credendo che ne valesse la pena. Ma man mano che i giorni diventavano settimane, si sentiva più esausto e meno motivato. Il suo corpo desiderava ardentemente l'esercizio fisico e i pasti sani che un tempo aveva amato. Era giunto il momento di verificare la realtà, aveva bisogno di riprendere il controllo. Un fatidico giorno, John andò dal medico per un controllo di routine. Si sentì un nodo allo stomaco mentre aspettava i risultati. Il dottore entrò, la sua espressione era seria e il cuore di John batteva all'impazzata. I livelli di colesterolo sono più alti di quanto dovrebbero essere, ha detto il medico. John si sentì travolto da un'ondata di panico, non era questa la notizia che voleva. Era sempre stato orgoglioso della sua salute, ma se l'era lasciata sfuggire? Il medico ha sottolineato l'importanza di uno stile di vita equilibrato. La salute è il bene più importante che hai, ha avvertito. John lasciò l'ufficio scosso, rendendosi conto che aveva bisogno di apportare delle modifiche. Il campanello d'allarme è stato chiaro, era tempo di dare nuovamente priorità alla salute. Determinato a cambiare le cose, John si è impegnato in uno stile di vita più sano. Riempì la sua cucina di frutta e verdura fresca, entusiasta di cucinare di nuovo. La preparazione dei pasti divenne il suo nuovo rituale, sostituendo il fast food su cui aveva fatto affidamento. Ogni piatto colorato gli ricordava l'importanza dell'alimentazione. He researched recipes, eager to explore new flavors while nourishing his body. John also set aside time for daily exercise, rekindling his love for running. Sentendosi pieno di energia, ha invitato gli amici a unirsi a lui, trasformando gli allenamenti in momenti sociali. Le risate riecheggiarono nel parco mentre facevano jogging insieme, rafforzando i loro legami. John sentì un rinnovato senso di scopo, pronto ad abbracciare questo viaggio. La salute era la sua priorità ed era determinato a farla durare. Man mano che John si immergeva nella sua routine di fitness, sorsero delle sfide.
Alcuni giorni si sentiva fiacco e demotivato e metteva in dubbio il suo impegno. In palestra faticava a sollevare pesi, sentendosi sconfitto. Ma il suo allenatore lo ha incoraggiato, ricordandogli che il progresso richiede tempo. Ogni piccolo passo conta, ha detto l'allenatore, infondendo speranza in John. Ha superato il disagio, sapendo che la crescita viene dalla perseveranza. Gradualmente, iniziò a vedere miglioramenti, sia fisici che mentali. La fiducia di John crebbe e si rassicurò della forza che stava accumulando. Ad ogni allenamento, sentiva una connessione più profonda con il suo corpo e la sua salute. Gli ostacoli sono diventati trampolini di lancio sul suo cammino verso una vita più sana. John ha cercato conoscenza e comunità per migliorare il suo percorso di salute. Ha partecipato a seminari sulla salute locali, desideroso di imparare dagli esperti. L'atmosfera brulicava di energia mentre i partecipanti si scambiavano consigli e storie. Si sentiva ispirato da altri che condividevano lotte e trionfi simili. John è entrato in contatto con un gruppo incentrato su una vita sana e sulla responsabilità. Insieme, hanno fissato obiettivi e celebrato traguardi, grandi e piccoli. Il sistema di supporto lo ha motivato a rimanere in pista. Si rese conto che non era solo in questo viaggio, anche altri stavano affrontando delle sfide. Le amicizie sono sbocciate, radicate in una missione condivisa per il benessere. Questa comunità è diventata una parte fondamentale del percorso di John verso una vita più sana. Man mano che John progrediva, scoprì l'importanza della consapevolezza. Ha iniziato a praticare yoga, trovando pace nella quiete della sua mente. Le sedute lo hanno radicato, aiutando ad alleviare lo stress e l'ansia. La natura divenne il suo santuario, spesso praticava all'aperto. Respirando aria fresca, sentì una connessione con il mondo che lo circondava. La consapevolezza gli ha insegnato ad ascoltare il suo corpo, rispettando i suoi bisogni. John ha imparato a bilanciare lavoro, esercizio fisico e relax. Questo approccio olistico ha arricchito il suo percorso di salute, favorendo la pace interiore. Si sentiva autorizzato a fare scelte in linea con i suoi valori. La salute non era solo fisica, comprendeva corpo, mente e spirito. L'alimentazione è diventata una pietra miliare del rinnovato stile di vita di John. Ha esplorato diverse diete, concentrandosi su cibi integrali e pasti bilanciati. Cucinare con gli amici ha trasformato la preparazione dei pasti in un'attività divertente e sociale. Hanno condiviso ricette e consigli, scoprendo insieme nuovi ingredienti. John sentì la differenza, i suoi livelli di energia aumentarono vertiginosamente e si sentì più leggero. La connessione tra alimentazione e benessere è diventata chiarissima. Adorava sperimentare sapori e colori, rendendo i pasti emozionanti. Le cene si sono trasformate in celebrazioni di salute e amicizia. Le risate riempirono l'aria mentre si godevano del cibo delizioso e nutriente. Condividere questo viaggio con gli amici lo ha reso ancora più gratificante. Nonostante i suoi progressi, le battute d'arresto erano inevitabili. Un fine settimana, John si ritrovò sopraffatto e cercò del cibo di conforto. Si è seduto sul divano, guardando la TV senza pensare, sentendosi in colpa per le sue scelte.
I pasti un tempo vivaci sono stati sostituiti con patatine e soda, una trappola familiare. Si rese conto di essere tornato alle vecchie abitudini, sentendosi sconfitto. Ma piuttosto che crogiolarsi nella disperazione, decise di riflettere su quello che era successo. John capì che i contrattempi facevano parte del viaggio, non la fine. Ha elaborato un piano per tornare in pista, concentrandosi sull'autocompassione. Con rinnovata determinazione, decise di imparare da questa esperienza. Era tempo di risollevarsi e continuare il viaggio verso la salute. Per ringiovanire il suo spirito, John cercò conforto nella natura. Andò a fare escursioni sulle montagne vicine, sentendo l'aria fresca rinvigorirlo. La bellezza del paesaggio gli ricordava i semplici piaceri della vita. Ogni passo sul sentiero era liberatorio, liberava stress e negatività. John si fermò ad ammirare il panorama, sentendosi grato per il suo viaggio. La natura è diventata una fonte di ispirazione, alimentando il suo desiderio di salute. Cominciò a incorporare le attività all'aperto nella sua routine. Le escursioni con gli amici si sono trasformate in un'avventura settimanale, che unisce esperienze condivise. John si sentiva vivo, abbracciava il mondo naturale e il suo potere curativo. Questo legame con la natura ha rafforzato il suo apprezzamento per la sua salute. Con un rinnovato senso dello scopo, John ha fissato nuovi obiettivi di salute. Li ha scritti, rendendoli tangibili e realizzabili. Dalla corsa di 5K alla padronanza di una nuova posa yoga, era entusiasta. John credeva che fissare degli obiettivi lo mantenesse motivato e responsabile. Ha condiviso le sue aspirazioni con il suo gruppo di supporto, invitando all'incoraggiamento. Ogni pietra miliare è diventata una celebrazione del suo impegno per la salute. John ha visualizzato il suo successo, immaginandosi mentre tagliava il traguardo. Questo processo ha alimentato la sua determinazione, ispirandolo a spingersi oltre. Ha accolto le sfide come opportunità di crescita e apprendimento. Il viaggio era importante tanto quanto la destinazione, era pronto. Man mano che John si allenava più duramente, sviluppava la resilienza sia fisicamente che mentalmente. Ogni allenamento lo spingeva oltre i suoi limiti, rivelando la sua forza interiore. Ha imparato ad accettare il disagio come parte del processo di crescita. Ad ogni goccia di sudore, provava un senso di realizzazione. Le sfide sono diventate opportunità per mettersi alla prova. John ha scoperto il potere di una mentalità positiva, ha cambiato tutto. Ha celebrato piccole vittorie, sapendo che si sono sommate a progressi significativi. La sua autodisciplina crebbe, trasformandolo in una persona più resistente. John ha capito che la vera forza viene dal superare le difficoltà. Stava diventando la versione migliore di se stesso, un allenamento alla volta. Motivato dalla sua trasformazione, John ha deciso di condividere la sua storia. Ha parlato a eventi comunitari, sensibilizzando sulla salute e il benessere. La sua passione ha risuonato tra gli altri, suscitando interesse e motivazione. John ha condiviso suggerimenti e risorse, incoraggiando le persone a prendersi cura della propria salute. Il suo viaggio ha ispirato innumerevoli altri a dare priorità al proprio benessere. Provava un senso di appagamento, sapendo di poter fare la differenza.
John si è messo in contatto con persone che affrontano difficoltà simili, offrendo supporto. La comunità si è mobilitata attorno al messaggio che la salute è una priorità. Ha organizzato workshop, trasformando la consapevolezza in azioni per uno stile di vita più sano. Il viaggio di John era giunto al punto di partenza, ora era un faro di speranza. Dopo mesi di duro lavoro, la perseveranza di John è stata ripagata. Ha completato la sua prima gara di 5K, tagliando il traguardo con euforia. I suoi amici lo incoraggiarono, condividendo la gioia del suo successo. Il trofeo gli pesava sulle mani, ma l'orgoglio lo era ancora di più. John ha festeggiato con un raduno, onorando non solo la gara ma anche il viaggio. Risate e gioia riempirono l'aria mentre condividevano le storie delle loro esperienze. Ha riflettuto su quanto lontano era arrivato, sentendosi grato per il suo sistema di supporto. Ogni pietra miliare è stata una testimonianza del suo impegno per la salute. John sapeva che questo era solo l'inizio, c'erano altri obiettivi da inseguire. Si sentiva rinvigorito, pronto ad affrontare qualsiasi sfida lo attendesse. Man mano che John continuava il suo viaggio, imparò l'importanza dell'idratazione. Prese l'abitudine di portare una bottiglia d'acqua ovunque andasse. Durante i picnic con gli amici, ha sottolineato i vantaggi di rimanere idratati. L'acqua è vitale per il nostro corpo, ha spiegato, condividendo le sue nuove conoscenze. John ha sentito la differenza, una corretta idratazione ha migliorato i suoi livelli di energia. Ha incoraggiato i suoi amici a bere più acqua, trasformandola in una sfida divertente. Hanno creato ricette colorate con acqua infusa, rendendo eccitante l'idratazione. John si rese conto che piccoli cambiamenti potevano portare a miglioramenti significativi. Si sentiva orgoglioso di condividere ciò che aveva imparato, promuovendo una cultura della salute. L'idratazione è diventata una componente chiave della sua routine generale di benessere. Nella sua ricerca della salute, John scoprì l'importanza del riposo e del recupero. Ha imparato che il riposo non era un segno di debolezza ma una parte cruciale del progresso. Incorporare i giorni di riposo nella sua routine ha permesso al suo corpo di guarire. John ha abbracciato attività come lo stretching e lo yoga, promuovendo il rilassamento. Trovava gioia nell'ascoltare il suo corpo, rispettando il suo bisogno di recupero. Questa nuova comprensione ha contribuito a prevenire il burnout e gli infortuni. John ha dato la priorità al sonno, rendendosi conto del suo impatto sulla salute generale. Si sentiva più energico e concentrato durante gli allenamenti, grazie a un riposo adeguato. Abbracciare la guarigione è diventato un aspetto fondamentale del suo percorso di salute. John ha capito che l'equilibrio è la chiave per un benessere sostenibile. Man mano che Giovanni progrediva, le tentazioni iniziarono a sorgere più frequentemente. Alle riunioni sociali, spuntini malsani lo attiravano da ogni angolo. Provava momenti di debolezza, ma aveva imparato a superare le voglie. John praticava la moderazione, concedendosi occasionalmente dei dolcetti senza sensi di colpa. Si è concentrato sul fare scelte più sane, optando per opzioni nutrienti. L'equilibrio è essenziale, ricordò a se stesso, rimanendo fedele ai suoi obiettivi. I suoi amici lo sostenevano, spesso partecipando a scelte più salutari. John si sentiva autorizzato a prendere decisioni in linea con i suoi valori.
Capiva che una sola indulgenza non avrebbe fatto fallire il suo progresso. Le tentazioni sono diventate occasioni per riaffermare il suo impegno per la salute. Il viaggio di John ha ispirato chi lo circonda, creando un effetto a catena nella sua comunità. Gli amici hanno iniziato ad adottare abitudini più sane, motivati dalla sua trasformazione. Ha organizzato allenamenti di gruppo al parco, invitando tutti a partecipare. L'energia era contagiosa mentre si allenavano insieme, ridendo e incoraggiandosi a vicenda. John provò un senso di orgoglio, sapendo di aver innescato un cambiamento positivo. La comunità ha abbracciato questo nuovo stile di vita, promuovendo una cultura del benessere. Le persone hanno iniziato a condividere le loro storie, creando una rete di supporto. John si rese conto che la salute era un viaggio collettivo, non solitario. Insieme, hanno celebrato i traguardi raggiunti, motivandosi a vicenda per andare avanti. L'effetto a catena del suo viaggio si era trasformato in un movimento per la salute. Man mano che la salute fisica di John migliorava, riconobbe l'importanza della salute mentale. Ha iniziato a incorporare pratiche di consapevolezza nella sua routine quotidiana. La meditazione divenne per lui un santuario, che forniva chiarezza e pace. John ha imparato a gestire lo stress attraverso esercizi di respirazione e riflessione. Capì che il benessere mentale era fondamentale tanto quanto la forma fisica. Dare priorità alla cura di sé gli ha permesso di mantenere l'equilibrio nella sua vita. John ha incoraggiato gli amici a esplorare anche le pratiche di salute mentale. Hanno condiviso esperienze, promuovendo discussioni aperte sul benessere. Questo approccio olistico ha arricchito il suo viaggio, creando una connessione più profonda con se stesso. John si sentì potenziato, abbracciando corpo e mente nella sua ricerca della salute. Con ritrovata fiducia, John ha cercato nuove sfide. Si è iscritto a una corsa a ostacoli, eccitato ma nervoso. L'evento ha messo alla prova i suoi limiti fisici e mentali in modi che non si aspettava. Mentre affrontava ogni ostacolo, superava l'insicurezza e la paura. John si sentì euforico mentre superava le sfide una dopo l'altra. Il cameratismo con gli altri partecipanti ha alimentato la sua determinazione. Si è reso conto che la crescita spesso deriva dall'uscire dalle zone di comfort. Tagliare il traguardo sembrava un traguardo monumentale. John ha celebrato non solo la vittoria, ma anche il viaggio necessario per arrivarci. Capiva che le sfide erano opportunità di crescita e scoperta. La cucina è diventata uno sfogo gioioso e creativo per John. Ha sperimentato sapori e ingredienti, rendendo divertenti i pasti sani. Ogni piatto era una celebrazione della nutrizione, piena di colori e sapori. John adorava invitare gli amici a condividere le sue creazioni culinarie. Si sono riuniti attorno al tavolo, godendosi non solo il cibo ma anche la compagnia. Cucinare insieme si è trasformato in un'esperienza di legame, piena di risate. John si sentì rafforzato dalle conoscenze acquisite sulla nutrizione. Ha scoperto la gioia di nutrire se stesso e gli altri attraverso il cibo. Una sana alimentazione trasformata da un lavoro ingrato in una deliziosa avventura. John ha abbracciato la cucina come parte essenziale del suo percorso di benessere.
John ha abbracciato il potere della positività mentre continuava il suo viaggio. Iniziò a scrivere un diario, riflettendo sui suoi pensieri ed esperienze. La gratitudine divenne una pratica quotidiana, spostando la sua mentalità verso l'abbondanza. John ha scritto affermazioni positive, rafforzando il suo impegno per la salute. Questa pratica lo ha aiutato a superare il dialogo interiore negativo e il dubbio. Ha condiviso le sue intuizioni con gli amici, incoraggiandoli ad adottare abitudini simili. La positività è diventata una pietra miliare del suo stile di vita, influenzando tutti gli ambiti della vita. John si sentiva più leggero e resistente, pronto ad affrontare le sfide a testa alta. Gli effetti a catena della positività si sono diffusi all'interno della sua comunità. Insieme, hanno celebrato non solo i traguardi raggiunti, ma anche la gioia del viaggio. John riconobbe l'importanza di una solida routine mattutina. Ha iniziato le sue giornate con consapevolezza, dando un tono positivo a ciò che lo aspettava. Sorseggiare tè verde mentre si scriveva un diario è diventato un rito prezioso. John si è preso del tempo per fare stretching e meditare, concentrando la sua mente e il suo corpo. Questa routine lo ha aiutato a passare dal sonno a una giornata produttiva. Si sentiva pieno di energia e concentrato, pronto ad affrontare i suoi obiettivi. John ha condiviso la sua routine mattutina con gli amici, incoraggiandoli a provarla. Hanno iniziato le loro mattinate insieme, creando un senso di comunità. Le mattine si sono trasformate in un momento sacro per John. Ha accettato i cambiamenti che aveva subito negli ultimi mesi. Si guardò allo specchio, notando la crescita fisica ed emotiva. La fiducia che emanava da lui, una testimonianza del suo duro lavoro. Ogni cambiamento ricordava il suo impegno per la salute e il benessere. John celebrò non solo la trasformazione fisica, ma anche la forza interiore che aveva coltivato. Ha condiviso il suo viaggio online, ispirando gli altri ad abbracciare il loro percorso. Il feedback si è riversato e ha sentito un senso di appartenenza a questa comunità. John capì che il cambiamento era un processo continuo, non una destinazione. Ogni giorno presentava nuove opportunità di crescita e scoperta di sé. Era entusiasta di vedere dove lo avrebbe portato il prossimo viaggio. John iniziò a dare priorità al sonno come aspetto cruciale della sua salute. Ha imparato che un riposo di qualità è essenziale per il recupero e il benessere generale. Creare una routine della buonanotte lo ha aiutato a rilassarsi dopo giornate impegnative. Abbassò le luci e spense gli schermi, invitando la calma nel suo spazio. John sentì la differenza, dormire meglio migliorava il suo umore e la sua concentrazione. Gli amici hanno notato i cambiamenti positivi in lui, suscitando discussioni sul sonno. Hanno condiviso suggerimenti su come creare ambienti riposanti, promuovendo un approccio comune. John si rese conto che il sonno era un pilastro vitale della salute, spesso trascurato. Ha incoraggiato gli altri a dare priorità al riposo come parte del loro viaggio. Insieme, hanno celebrato i benefici di una buona notte di sonno. Motivato dal suo viaggio, John ha deciso di restituire qualcosa alla comunità. Ha fatto volontariato alle fiere sanitarie locali, desideroso di condividere le sue conoscenze. Interagendo con i membri della comunità, ha fornito risorse e consigli. John provò un profondo senso di appagamento nell'aiutare gli altri nel loro percorso di salute.
Ha organizzato workshop incentrati sull'educazione alla nutrizione e al fitness. La comunità ha risposto positivamente, desiderosa di imparare e partecipare. John si è reso conto che la salute è uno sforzo collettivo e tutti ne traggono beneficio. Il volontariato lo ha messo in contatto con gli altri, rafforzando l'importanza del sostegno. Insieme, hanno costruito una comunità più sana, promuovendo la consapevolezza e l'azione. John si sentiva orgoglioso di far parte di un movimento dedicato al benessere. Mentre John continuava ad abbracciare la salute, cercò nuovi hobby. Ha esplorato vari corsi di fitness, desideroso di mettersi alla prova. Dalla danza alle arti marziali, ogni lezione ha portato nuove emozioni. John amava l'emozione di imparare qualcosa di nuovo e incontrare nuove persone. Queste attività hanno diversificato la sua routine, mantenendola fresca e coinvolgente. Si sentiva rinvigorito dalla varietà, che migliorava la sua salute fisica e mentale. John ha incoraggiato gli amici a unirsi a lui in queste nuove avventure. Insieme, hanno scoperto modi divertenti per rimanere attivi godendosi la reciproca compagnia. Questi hobby hanno trasformato l'esercizio in un'esperienza gioiosa. Il viaggio di John è diventato una celebrazione dell'esplorazione e della creatività. I contrattempi sono una parte naturale di ogni viaggio e John li ha affrontati con resilienza. Una sera, lui e i suoi amici si sono riuniti per condividere le loro lotte. Hanno parlato di sfide, paure e momenti di dubbio. John si rese conto che la vulnerabilità li avvicinava. Parole di sostegno ed esperienze condivise hanno riempito la stanza, creando uno spazio sicuro. Hanno escogitato soluzioni, aiutandosi a vicenda a superare gli ostacoli. John capì che le battute d'arresto erano opportunità di crescita, non fallimenti. Insieme, hanno riaffermato il loro impegno per la salute e il benessere. Il legame che condividevano ha rafforzato la loro determinazione a continuare ad andare avanti. John si sentiva grato per questa comunità di sostegno di fronte alle sfide. John ha scoperto il potere della gratitudine come parte essenziale del suo viaggio. Ogni giorno, si prendeva del tempo per riflettere su ciò per cui era grato. Scrivere un diario all'aperto divenne un rituale prezioso, che lo collegava alla natura. Questa pratica ha cambiato la sua mentalità, concentrandosi sull'abbondanza piuttosto che sulla mancanza. John ha condiviso la sua pratica della gratitudine con gli amici, ispirandoli a partecipare. Insieme, hanno creato un circolo di gratitudine, condividendo le loro riflessioni settimanalmente. L'energia positiva ha favorito connessioni più profonde e l'apprezzamento per la vita. John si rese conto che la gratitudine migliorava non solo la sua mentalità ma anche la sua salute. È diventato un promemoria quotidiano della bellezza sia nelle sfide che nei trionfi. Con gratitudine, si sentì più radicato e soddisfatto nel suo viaggio. Mentre John continuava il suo viaggio, guardava avanti con speranza e determinazione. Ha riflettuto su quanto lontano era arrivato e sulle lezioni apprese. Nuovi obiettivi iniziarono a formarsi nella sua mente, eccitandolo per il futuro. John immaginava una vita piena di salute, felicità e scopo. Si sentiva potenziato dalle conoscenze e dalle esperienze acquisite. Ogni giorno era una nuova opportunità per crescere e prosperare.
John capì che il viaggio era in corso, senza traguardo. Ha abbracciato l'incertezza, pronto ad affrontare qualsiasi cosa succedesse dopo. Con il cuore pieno di gratitudine, entrò fiducioso nel futuro. John si è impegnato a fare della salute una ricerca che duri tutta la vita. John si sentì obbligato a condividere la sua storia in lungo e in largo. Ha organizzato conferenze nei centri della comunità locale, desideroso di ispirare gli altri. Il suo viaggio ha risuonato in molti, suscitando interesse e motivazione. John ha condiviso sia i trionfi che le lotte, enfatizzando l'autenticità. Persone legate alla sua vulnerabilità, che vedono se stesse nella sua storia. Li ha incoraggiati a muovere i primi passi verso una salute migliore. La passione di John ha acceso il desiderio di cambiamento nel pubblico. Sentiva uno scopo nel consentire agli altri di dare priorità al benessere. L'impatto delle sue parole è stato profondo e ha creato increspature di ispirazione. John sapeva che condividere il suo viaggio era una parte fondamentale della sua missione. John si è immerso negli eventi locali, abbracciando lo spirito di comunità. Ha partecipato a divertenti corse e fiere della salute, celebrando insieme il benessere. L'energia era contagiosa mentre i partecipanti si rallegravano a vicenda. John amava il senso di cameratismo e gli obiettivi condivisi tra estranei. Questi eventi sono diventati una piattaforma per aumentare la consapevolezza sulla salute. Ha incoraggiato altri a unirsi a lui, promuovendo un senso di appartenenza. John si rese conto che il coinvolgimento della comunità arricchiva il suo viaggio. Insieme, hanno creato un vivace arazzo di salute e supporto. Si sentiva orgoglioso di far parte di un movimento che celebrava il benessere. La gioia di questi eventi ha consolidato il suo impegno per una comunità più sana. Le avventure culinarie di John lo hanno portato a esplorare nuove cucine. Ha visitato i mercati degli agricoltori, entusiasta della varietà di prodotti freschi. Ogni visita ha stimolato la creatività in cucina, ispirando nuovi piatti. John adorava sperimentare sapori provenienti da tutto il mondo. Scoprì la gioia di cucinare pasti sani e ricchi anche culturalmente. Condividere questi piatti con gli amici è diventata una celebrazione della diversità. Hanno esplorato culture diverse attraverso il cibo, creando connessioni significative. John provò un senso di avventura quando uscì dalla sua zona di comfort. La cucina è diventata un modo per onorare le tradizioni promuovendo la salute. Questa esplorazione ha approfondito il suo apprezzamento per i pasti nutrienti e saporiti. John si è preso del tempo per riflettere sulla sua crescita e trasformazione. Seduto nel parco, meditò sulle lezioni apprese lungo la strada. Si sentiva grato per le sfide che lo avevano trasformato in ciò che era. Ogni lotta aveva rafforzato la resilienza, insegnandogli il valore della perseveranza. John ha riconosciuto l'importanza dell'autocompassione nel suo viaggio. Celebrava i progressi, per quanto piccoli, provando un senso di orgoglio. Riflettere sul suo viaggio ha alimentato il suo desiderio di continuare ad andare avanti. Ha capito che la crescita era un processo continuo, non una destinazione. John era entusiasta del futuro, pronto ad affrontare nuove sfide.
Questa riflessione ha consolidato il suo impegno per la salute e il benessere per tutta la vita. John ha scoperto la gioia del movimento attraverso la danza. Si è iscritto a un corso di danza locale, desideroso di esprimersi in modo creativo. Il ritmo e la musica accendevano in lui un senso di libertà. John adorava le risate e il contatto con gli altri ballerini. La danza è diventata un modo gioioso per rimanere attivi divertendosi. Ha incoraggiato gli amici a partecipare, trasformando l'esercizio in una festa. Ogni lezione ci ricordava che il movimento poteva essere gioioso e liberatorio. John si sentì più vivo che mai, abbracciando l'energia del momento. Questa passione ritrovata ha aggiunto una dimensione vibrante al suo percorso di benessere. Ha capito che la salute non è solo disciplina ma anche gioia. John ha dato la priorità alla cura delle relazioni come parte del suo percorso di salute. Organizzava incontri regolari con gli amici, concentrandosi sulla connessione. I picnic sono diventati i preferiti, pieni di risate e prelibatezze salutari. John sapeva che relazioni forti contribuivano al benessere generale. La condivisione dei pasti e delle esperienze ha rafforzato i loro legami e i loro sistemi di supporto. Ha incoraggiato l'apertura e la vulnerabilità in questi incontri. John era grato per la rete di amici che si erano aiutati a vicenda. Insieme, hanno celebrato i traguardi raggiunti e affrontato le sfide. Questo senso di comunità ha arricchito profondamente il suo percorso di salute. John si rese conto che le relazioni erano un pilastro vitale di una vita sana. John ha iniziato a sostenere la salute e il benessere nelle scuole locali. Voleva ispirare le nuove generazioni a dare priorità alla propria salute. Visitando le aule, ha condiviso storie e suggerimenti in modo coinvolgente. John ha incoraggiato gli studenti a fare scelte salutari nella fase iniziale. La sua passione risuonava in loro, suscitando interesse e curiosità. Ha organizzato attività divertenti per promuovere la forma fisica e l'alimentazione. John si sentì in grado di essere un modello positivo per i giovani. Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, desiderosi di imparare e partecipare. Capì che coltivare precocemente abitudini sane poteva portare a benefici per tutta la vita. John era orgoglioso di far parte di un movimento che difendeva le generazioni future. Durante il suo viaggio, John ha imparato l'importanza dell'equilibrio. Ha riconosciuto che la vita è una danza delicata tra lavoro, salute e relazioni. John praticava yoga, trovando armonia con se stesso e con l'ambiente circostante. Questo equilibrio si estendeva alle sue abitudini alimentari e alla routine di esercizi. Ha imparato ad ascoltare il suo corpo, rispettandone le esigenze senza eccessi. John ha incoraggiato gli amici a trovare il proprio equilibrio nella vita. Insieme, hanno discusso delle strategie per evitare il burnout e lo stress. Ha capito che l'equilibrio è essenziale per un benessere sostenibile. John ha abbracciato il flusso e il riflusso della vita, sentendosi più in pace. Questo viaggio verso l'equilibrio ha arricchito il suo senso generale di benessere. John ha organizzato una festa per onorare i progressi di tutti insieme. L'evento è stato pieno di gioia, risate e storie condivise di trasformazione. Ha consegnato i premi Health Champion agli amici per il loro impegno.
Ogni premio rappresentava il duro lavoro e la dedizione dimostrati. John si sentì orgoglioso di celebrare non solo il suo viaggio ma quello di tutti. L'atmosfera era piena di positività e incoraggiamento. Hanno condiviso cibo sano, ballato e riflettuto sui loro risultati. John si rese conto che celebrare il progresso favoriva il senso di comunità. Questo evento ha rafforzato i loro legami e il loro impegno per la salute. Insieme, hanno guardato avanti, entusiasti dei viaggi ancora a venire. John si trovava al bivio del suo viaggio, pieno di speranza e determinazione. Si rese conto che la salute non era solo una fase ma un impegno permanente. Ogni passo che faceva era una testimonianza della sua dedizione al benessere. John capì che il viaggio si sarebbe evoluto, ma i principi rimasero. Si sentiva in grado di affrontare qualsiasi sfida lo attendesse. Con il cuore pieno di gratitudine, ripensò ai suoi progressi. John era entusiasta di continuare a esplorare nuove strade per la salute. Sapeva che ogni giorno era un'opportunità per imparare e crescere. Questo viaggio non riguardava solo la salute, si trattava di vivere pienamente. John era pronto ad abbracciare il futuro, impegnato in una vita all'insegna del benessere.